ai miei tempi, ma mamma mia, quanto detesto quelli che dicono ai miei tempi, no? Come se venissero da un mondo lontano, l'età della pietra. Comunque, ai miei tempi, quando ero piccolino e giocavamo sui campi di terra battuta, e lo facevamo con enorme piacere, la partita finiva quando segnavi il 10° gol e soprattutto in un modo o nell'altro concedevi sempre il gol della bandiera all'avversario. Invece Milan-Perth finisce 9-0, tralasciando il risultato, valore dell'avversario, le solite cose che diciamo sempre, perché poi sotto ma contro ma cioè, quindi la premessa facciamola ovviamente per quelli là. Continuano alcune situazioni da, mi piace utilizzare sempre questo termine, attenzionare, no? No? Le mosse di Allegri, che oggi prova la difesa a 4, rimane con questo centrocampo a 3, è un po' è quello che, valutando, vedendo, parlando, discutendo, avevamo già un po', no? Già affermato. Si va verso questa strada 3-5-2 o 4-3-3. Sono secondo me questi i moduli che spesso e volentieri vedremo sottoporre di partita in partita al Milan, alla squadra di Allegri. L'altro punto importante è che Leao continua a giocare davanti. Leao sta continuando a giocare davanti. Voi perché manca Jimenez, voi perché si parla di Vlahovic e quindi centravanti che devono arrivare. Ma Leao intanto continua a giocare lì davanti. Ecco, segna anche di testa, tra l'altro. Ne parliamo, signori miei. E come se lo facciamo, prima come al solito vi voglio dire le solite fare le solite raccomandazioni. Se volete lasciate un like per l'algoritmo che come al solito sta lì ad abbuffarsi di questi pollicioni. Ormai si abbuffa anche di hype. Switchate col tasto lì dove c'è la sezione commenti e potete dare hype se volete. C'è questa altra possibilità ormai. Ovviamente iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti in giornata. Oggi dovrebbe giocare anche la Roma e la guardiamo. Sì, 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 sì. In attesa anche un po'. Oggi è uscito il programma dell'Inter che giocherà con l'Under 23, le altre partite. Sì, credo di guardarla, guardo sicuro, ma credo di commentarla anche quella. E quindi rimanete connessi attivando anche la campanellina. Grazie signori miei, grazie davvero. Grazie davvero perché non ti sente sul pezzo. Grazie, grazie, grazie. Allora. Sì, come ho detto prima, il modulo oggi 4-3-3, ma soprattutto le soluzioni. Eh, io sono convinto che l'arrivo di Allegri sulla panchina del Milan significa anche eh, trovare nuove motivazioni, cioè quei giocatori che erano un po' finiti sotto nelle gerarchie, è come se avessero trovato delle nuove motivazioni. E attenzione, io vi dico, attenzione a Chukwueze e Okafor, che sono due giocatori che per un motivo o per l'altro, anche investimenti relativamente importanti quando sono arrivati, e che poi per un motivo o per l'altro ancora una volta non hanno mai magari performato. Okafor che si è andato a vincere per esempio l'anno scorso lo scudetto con Napoli, ma assolutamente mai da protagonista, e in questo momento sembra almeno motivato. Cioè lo vedi Chukwueze, vedi. Poi sì, contro questo avversario, però io non parlo solo di oggi per Okafor, la stessa cosa di Chukwueze, non parlo della partita col Perth, parlo in generale. Vedo questi giocatori che comunque vogliono mettersi in mostra, questi giocatori che secondo me si sentono anche coinvolti, no? Non lo so che discorsetti si sono fatti magari con lo stesso allenatore, però questi due li tengo un po' d'occhio, e credo anche i tifosi del Milan, no? Li tengono un po' d'occhio perché potrebbero essere quantomeno rivalutati un pochettino, anche perché secondo me non sono quelli che abbiamo visto sino ad oggi, cioè alcune cose buone Chukwueze ce l'aveva fatto vedere al Villarreal. Okafor era un giocatore per cui io stravedevo al Salisburgo, Okafor, giusto? Io mi confondo sempre che poi appartengono allo stesso, no, Salisburgo Lipsia. Mi confondo
mi confondo sempre in realtà, ma magari non era no, lo vado a vedere ragazzi, tanto siamo qua e lo possiamo vedere subito. C'era Okafor, se era a Salisburgo o Lipsia, Salisburgo credo, Salisburgo, ecco esattamente, Okafor era a Salisburgo. E dico, teniamolo lì onestamente. Poi gli altri giocatori oggi che, oltre al solito Loftus-Cheek in mezzo al campo, che secondo me è un giocatore che se starà bene, l'ho già detto, è inutile ripetermi, può essere, no, per caratteristiche il giocatore di Allegri. Eh, interessante vedere anche questi giovani oggi, per esempio Copotto dal primo titolare che poi ha dimostrato anche relativa personalità, andando dal dischetto, rigore che si era procurato e va a fare lo scavino. Sicuramente è un giocatore interessante. Credo che il giocatore pronto, che già abbiamo visto, sia Gimenez, che in effetti deve giocare più avanti che dietro, no? Come è stato in passato. Però anche lui, no? Voglioso di dimostrare, di far vedere le sue qualità, provava sempre a puntare all'avversario. È ovvio che poi quando troverai avversari più ostici devi un po' giocare con la squadra, però oggi voleva proprio far vedere che c'è e quindi occhio perché ribadisco Allegri con Allegri secondo me è come se quasi tutti partissero di nuovo un po' non da zero però eh, possono di nuovo scalare le gerarchie, dimostrare, quindi se fai bene Allegri la possibilità te la dà. Ecco, questo è il riassunto onestamente. Poi, come ho detto prima, partita che già dopo mezz'ora era sul 5-0 e non è che ci sia molto da dire sulla partita in sé. E ribadisco la stella, anche per come si è già parlato, ma per quello che ha sempre rappresentato, è Leao. È veramente lo stesso Leao. Non voglio utilizzare l'aggettivo il trascinatore perché non lo vedo, un Leao trascinatore. Lo può essere e lo è sicuramente dal punto di vista tecnico, no? Ma non gli devi dare la responsabilità di fungere da esempio per la squadra. Però anche lui è quello che oggi lo vedi, no? È come se fosse quasi libero, tranquillo. Poi io non lo so a questo punto, perché stavo per dire, non credo che giocherà in questo ruolo lì però lo vedo molto più dentro il campo ed è uno che per caratteristiche può farli gol, li può fare senza ombra di dubbio. Ecco, anche oggi segna anche di testa, lui di gol di testa forse ne ha fatti veramente pochi, però per quella mole che ha può segnare anche di testa, certamente sì. Quindi interessante, è interessante perché poi vedi, se valorizzi di nuovo gente come Okafor, gente come Chukwueze, eh, poi c'è i Salemakers, ne hai di gente sulle corsie esterne, lo stesso Jimenez, quindi occhio al Leao che ovviamente Allegri non gli vuole dare compiti difensive e quindi se non gli vuoi dare compiti difensivi la scelta di essere più centrato lì davanti non è campata in aria. Vediamo, ragazzi miei, vediamo e vediamo anche contro avversari più performanti. E niente, questa è la considerazione, non è che cavolo devo aggiungere, dai, abbiamo detto quello che andava detto secondo me e a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ci siete, se ci siete, da un commentino, anche quello fa comodo, un buttate là e via. Un grande abbraccio, Daneschi.